Joseph Rickwert, grazie per questa intervista che concedi ai Granai della Memoria. Qual è il tuo primo ricordo alimentare? Ma sono certamente legati al pane di segala col burro e miele e con certe minestre come il borscht, la minestra di barbabietola che è molto diffusa nei paesi orientali, sia in Russia sia in Polonia, Ucraina. Ehm, è buonissima tra l'altro. Sono sapori che hai assaggiato a Varsavia la prima volta, Sì, dove sei nato. sì, È buonissima perché il borscht? perché ha tanti sapori interessanti. Barbabietola in sé è abbastanza dolce. Difatti, c'è una barbabietola bianca che ha la base di zucchero, cioè molto zucchero che viene non di canna e viene fatta da barbabietola bianca. Nel borscht si mette anche la panna acida. Sì, volendo. Sì, si può anche mangiare senza. Sì. Tu sei nato in un periodo in cui la tua famiglia era ricca o povera? Benestante direi, non proprio ricca ricca no, ma certamente benestante. Però hai anche vissuto dei periodi abbastanza difficili Sì, e nella povertà, nei momenti di difficoltà, quali sapori hanno reso la tua vita un pochino più dolce? quando giravo per la prima volta in Italia, ehm, mi nutrivo di mortadella e di olive. Beh, non male. Quindi stavi a Bologna o in altre parti d'Italia? No, giravo per tutta l'Italia, sono andato fino a Palermo, E perché, Torino-Palermo, perché giravi l'Italia? per curiosità, perché volevo capire, vedere l'architettura. A questo punto pensavo di fare un libro sull'architettura moderna in Italia, che non ho mai fatto. E di che anni stiamo parlando? 49-50. E quando sei arrivato a Palermo, che cosa hai assaggiato? Ti ricordi? No, Panelle? no, Panino con la sai, milza? non avevo soldi, quindi mangiavo quello che costava meno. Sì, quindi probabilmente questi cibi popolari, Sì, cibi di sì, strada. sì, molta pasta ovviamente. E i tuoi ricordi di piatti di famiglia? Quando pensi alla tua famiglia, ai momenti più belli della vostra vita insieme, c'è qualche piatto che ti viene in mente? C'è il carpo farcito, E che cos'è? è un pesce, il ca- il- La carpa? la carpa, È farcita di cosa? di pesce, di cipolla, carota, varie spezie, eccetera. Ed era fatta al forno? Era fatta, sì, al forno. E la mangiavate con qualche verdura, con qualche Sì, 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 sì. accompagnamento? Patate? Patate, verdure di vario genere. Quando io sono stata in Polonia ho apprezzato tantissimo un dolce che facevano in casa a Wrocław che si chiamavano i bułeczki. Bułeczki. Ti dice qualcosa? Sono panini. Erano Bułeczka anche, e panino. quindi erano dei panini dolci questi Sì, che sì, facevano sì. le famiglie. Beh, c'è il dolce comune, babka, cioè bułeczka è un diminutivo di babka. E babka è un dolce, cioè è un dolce di pasta eh, con uova, Che si divide a pezzi, che si divide a pezzi, a un po' fette. come il panettone, Mm. però non così areato, molto più spesso. Ma tu sai cucinare? Sì, più o meno, Che cosa sai fare? ma un po' tutto. A mia figlia piacciono molto gli omelette che faccio io. Ah sì? Sì, Sei il mago dell'omelette. sì. A tuo figlio che cosa A mio piace? figlio piace carne, Mm. lui è molto carnivoro,
Marina e io siamo piuttosto per il pesce, per uova, verdura, Piuttosto vegetariani. piuttosto vegetariani. E quando tu sei a Napoli, quali sono i piatti tradizionali che ami di più assaggiare? Beh, il pesce con l'acquaforte, queste cose qui, naturali, normali, La pizza ti piace? non molto. Perché? È strano perché un ricordo di Milano nel 49-50 dove gli amici mi portavano a mangiare questo mangiume meridionale straordinario che era la pizza, che era abbastanza rara allora. Eh certo, non ti è piaciuta Cioè, molto allora? no, Forse non era neanche fatta troppo bene. no, immagino. Senti, tu pensi che il cibo porti con sé una traccia della memoria, della storia delle persone? Assolutamente. Ne parlo nel libro, di quello che deve uscire. Remembering Places? Sì, E di che cosa racconti? appunto del pane eh, Di Segala? di segala con questo miele che era abbastanza comune in Polonia, il miele di fiori di segala, appunto. C'è un dolce di una frutta piccola rossa, Ribes? non di No. ribes, è Mirtilli rossi? sì, mirtilli rossi sono. Si fa un dolce di mirtilli rossi con la panna. È Ah, buonissimo. buono deve essere. Sì. E quando tu mangi il dolce lo accompagni al caffè o a un superalcolico, a un distillato o a un vino? Come lo associ? No, da solo, con acqua. Sì, Assoluto. sì, Quindi il dolce, lo zucchero si deve sentire tutto nel palato. assolutamente. Tu vivi da tanti anni a Londra. La Gran Bretagna è considerata dagli italiani come il luogo dove non si mangia bene. È vero o è un falso mito? Era vero 20 anni fa. La cucina inglese è molto cambiata. In che modo? In un certo senso ha assorbito un po' la cucina mediterranea. Mm. Ehm, cioè io sono socio di un club a Londra in quale quando io divento socio 50 anni fa si mangiava molto male, si mangiava male, si era abituato. 20 anni fa la cucina del club è cambiata completamente. Non so se ci sono i pochi italiani che sono arrivati, comunque il servizio, stranamente il mio club, che era assolutamente inglese, è tra polacco e italiano. Ah, davvero? Sì, sì. E quindi quali sono i piatti che in questo periodo nel tuo club si possono assaggiare? Si mangia molto, come si dice, gli uccelli, cioè anatra, piccione, La pollo, cacciagione. la cacciagione, sì. E questo per te è mediterraneo? No, il modo di cucinare è il Mediterraneo. Quindi con più profumi, più verdure. Sì, E la pasta? poca. Gli Non, inglesi non amano la non amano pasta. la pasta. E tu? Abbastanza, Però ti ricorda gli anni della povertà in Italia. purtroppo. E fish and chips? Ti piace? Una volta all'anno. Ah, davvero? Così Sì, poco? sì. È considerato il piatto più straordinario d'Inghilterra? Sì, ma non lo è veramente. No. No. Senti, a Napoli c'è questa grande passione per il babà, che però è un dolce polacco in realtà. Sì, parola è una parola slava, senz'altro. Tu lo mangiavi in Polonia il babà? No, tanto ero bambino, quindi l'alcol ci hanno vietati. Quindi il rum non era possibile. No. Invece mi ricordo
il miglior gelataio di Varsavia era italiano. Ah, e quindi in che anni tu hai mangiato questi gelati a Varsavia? Alla fine degli anni 30. Alla fine degli anni 30. E che sapore avevano? Nel tuo ricordo, cos'è Non, rimasto? non è rimasto granché. Tu però da ragazzo hai studiato in Inghilterra, giusto? Io sono arrivato in Inghilterra a 13 anni, E come si mangiava nel collegio dove stavi? malissimo. Per esempio, che cosa mangiavi? Cioè, mi ricordo che certi ragazzi tagliavano il pane, c'era un pane bianco, cu- cucinato al forno, molto cattivo, quasi insapore, che mangiavano con zucchero e latte. Io trovavo assolutamente ripugnante questo piatto, tutto bianco. E non si mangiavano formaggi, eh, Sì, c'erano formaggi, ma formaggi non molto buoni. il burro com'era? Scarso, perché durante la guerra era razionato, quindi E tu oggi mangi più burro o più olio extravergine d'oliva? più olio, Quindi ti sei mediterraneizzato. assolutamente. E in giro per il mondo tu hai insegnato negli Stati Uniti, sei stato Sì, in tanti posti. Eh, quale cucina secondo te è più affascinante tra quelle che hai assaggiato? ma insomma, per esempio la cucina sudamericana, cioè basata su carne in modo assolutamente ehm, escludendo le altre cose. Così mi diceva un'amica argentina che da loro, quando si faceva il brodo con la carne si buttava. Addirittura, perché non serviva, ce n'era talmente tanta che veniva consumata per fare il Sì, brodo. E per una persona come te che ha vissuto anche le ristrettezze della guerra, mi sembrava assurdo. eh, certo. Quindi, per esempio, l'asado argentino ti piace? No, È troppo violento? troppo violento, sì. Troppo Sì. cruento? E che cosa pensi di questo arrivo in Europa di cibi orientali, il sushi giapponese, molta cucina asiatica? Pensi che ci stanno colonizzando dal punto di vista gastronomico? Cioè, l'Inghilterra è stato colonizzato dai indiani già nell'Ottocento. Eh, quindi ormai certi piatti indiani sono diventati piatti nazionali inglesi. Per esempio quali? Il Eh, riso al curry? sì, a me non piacciono, quindi Non li non mi ricordo. frequenti? Difatti io giravo l'India cercando dei ristoranti cinesi, perché Perché preferisci la sì. cucina cinese. E quali piatti cinesi ti piacciono? Beh, è strano perché per esempio l'anatra di Pechino, quando ero a Pechino una volta, mi hanno portato due giornalisti a un ristorante che si chiamava l'anatra pechinese e pensavo chissà che cosa sarà, una cosa straordinaria. Invece era assolutamente normale, come quelli che mangio a Londra. Quindi è standardizzato il Sì, cibo cinese al sì, punto tale che non c'è differenza. sì. Certo, l'anatra laccata però è un piccolo capolavoro, Sì, 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 no, anche estetico. sì, sì. La cosa che mi colpì una volta in Cina, c'era una cena ufficiale e hanno portato tra altri piatti dei crostacei, piccoli crostacei, I gamberi, i i gamberetti. gamberi vivi in alcol. Ah, e tu? Ma ho assaggiato perché ero curioso. Ma si muovevano proprio? Sì. Ah, fa un po' impressione. E tu cosa pensi di questa nuova idea che sta iniziando a penetrare anche in Occidente di cominciare a mangiare gli insetti? Ma perché no? San Giovanni si nutriva di Locuste. locuste Sì, però anche di miele, e anche di miele, per sì. dimenticare le locuste. Quando tu vuoi festeggiare qualcosa di importante, un compleanno, l'uscita di un tuo libro, che cosa fai?
Organizzi una cena Sì, ma fuori, al ristorante. sì. Che cosa ti piace del ristorante? Ma uno dei vantaggi di avere uno club è che si può farlo lì. Si prende una stanza privata e si può invitare. Quindi la tua convivialità avviene soprattutto in questo luogo Sì, formalizzato. beh, non tanto perché difatti lo stemma dello club, il motto dello club è Sodalitas Convivium. Ah, quindi c'è una grande apertura. Sì, Tu mi hai raccontato che sei una persona che sa stare da sola, ma ama la convivialità, è vero? sì. E che cos'è per te la convivialità? Se tu la dovessi raccontare a un marziano, come glielo spiegheresti che cos'è la convivialità degli uomini? Non so se saprei spiegarlo a una persona che non è conscio, Da dove potresti cominciare? dal fatto che il dialogo è essenziale, cioè senza dialogo non si vive, da uomo o donna. In fondo la storia occidentale spesso si è fatta intorno a un tavolo. Sì, Tu pensi che questo valga un po' per tutte le culture che hai conosciuto nella tua vita? un po' difficile dire, perché certamente i saggi cinesi, cioè i grandi profeti, parlavano col popolo o parlavano col vicino. Come Gesù parlava in parabole con la gente che lo circondava. Ehm, Invece Confuzio fece sue cose quasi da solo, in un certo senso. Quindi forse c'è una tradizione del dialogo più forte nei paesi occidentali che non in Oriente. Buddha faceva dei discorsi a dei discepoli. No, Buddha era molto socievole, Era anche molto pingue, sì, quindi forse la tavola faceva parte in qualche momento della sua esistenza. sì, forse, sì, sì, In fondo il cristianesimo, come tu stavi dicendo, fa dell'ultima cena un grande momento, fa della moltiplicazione dei pani e dei pesci un grande momento, delle nozze di Cana, dei miracoli, della moltiplicazione del cibo per poter sfamare quante più persone tutte insieme e poter avere una sorta di convivialità rituale. sì. E difatti ehm, la messa, la comunione, è la prolungamento di questa cena, ehm, ultima cena. Quindi il rito essenziale della cristianità è quello di mangiare e bere Mangiare e bere insieme. insieme, sì, sì. La tua famiglia era di origine ebraica? No, eravamo ebrei, Eravate ebrei, non di ma origine. sei ancora ebreo, No, non sei più no, credente. io sono credente semmai cristiano. Ah, e la tua famiglia però celebrava lo Shabbat, aveva queste tradizioni anche del pasto ebraico. Il pesce, la carpa farcita è un piatto ebraico, Mm, un piatto ebreo mm. tipico. Ehm, cioè sì, per esempio, il sabato ogni tanto si andava in sinagoga, ma non molto frequente. Tanto come sai, non si può utilizzare mezzi Certo, il sabato. non si può neanche accendere il fuoco. Ecco, invece noi andavamo in macchina fino all'angolo e poi facevamo l'ultimo tutto a piedi. E tua mamma cucinava di Shabbat? No, No, mia mamma non cucinava. non cucinava proprio. No, Ma voi seguivate tutte le regole, i tabù ebraici no, tradizionali? no. No. Eravamo un po' rilassati di questo punto di vista. Quindi non mangiavi kasher. No, E che cosa pensi quando vedi che questo mondo occidentale cerca sempre di più regole alimentari, ha quasi piacere di vietarsi dei cibi per trovare la salvezza, non si sa se del corpo o dell'anima? Che cosa pensi tu che vieni da una cultura dove tanti tabù alimentari erano
obbligatori. Ma sono veramente dei tabù questi moderni? In certo senso sì. Cioè, io per esempio evito il burro adesso e mangio olio. È un tabù? No, nel tuo No, caso probabilmente no, è una no. norma di salute probabilmente, o di gusto. Però ci sono molte persone che per esempio acquistano cibi kasher o halal Mhm. perché credono che siano più controllate degli altri cibi. Non sono convinto, perché da questo punto di vista cioè, né halal né kasher eh, eh, chiedono una coltivazione organica, cioè Biologica, biologica, quindi non mi sembra che ci sia una grande differenza lì. quindi non garantiscono Non una garantiscono qualità e niente. una No, salubrità dei no, prodotti no. maggiore. Cioè non ci ho mai pensato veramente seriamente, però non mi sembra. Mm. E se io dico pane azimo, Beh, si mangia una settimana all'anno, ti piace durante quella settimana? non ha molto sapore. Lo fai però? Rispetti questa Sì, tradizione? ogni tanto, sì, sì. Eh. Sono piuttosto rilassato su questo campo. Quindi il pane azimo è la tua Madeleine? No, assolutamente no. Qual è la tua Madeleine? Ma sai, è molto incerto questo discorso della Madeleine, Perché? perché pare che lui ci ha pensato molto su questo problema. Proust. Spruce, che c'era in un certo senso, c'era il biscotto, lui era incerto sì, farne il biscotto, si fare la Madeleine, si trovare un dolce sarà questo cibo Della essenziale memoria. della memoria. E poi alla fine ha scelto la Madeleine. Ha scelto la Madeleine alla fine. Però c'è una nota in materia nell'ultima edizione del Temps Perdu di Gallimard, Quindi è una nota che spiega che non era così, che non era così fisso. così fisso. Quindi quel racconto di Proust per cui il ricordo riaffiora dalle profondità del tempo e risale e lui ne ode i rumori, non aveva un protagonista o una protagonista fino all'ultimo. Quindi la grande questione lì è il ricordo, non è che cosa ricordare. Tu sei un uomo che ha molta memoria? Mi dicono di sì, ma a me sembra che mia memoria manca sempre nel punto essenziale. Noi in questo momento ci troviamo a Mirandola, che è la patria di Pico, il grande memorioso dell'Occidente. Avresti voluto avere la memoria di Pico? Sai, lui ha fatto questo documento straordinario che è un 900 tesi. Come si ricorda 900 tesi che lui era disposto a difendere, tra l'altro? Mi lascia veramente perplesso. In che senso? Cioè, come si stila 900 tesi? Ah. 900, pensi un po', quasi 1000. Cioè tu pensi che si è fatto aiutare? O che è un mito? Potrebbe essere mitico, ma comunque a un certo punto il Papa condannò 10 di queste tesi, Le quindi, prime 10? quindi li aveva letto. Qual è il ricordo più bello che hai di un sapore o di un pasto condiviso con qualcuno? È difficile, non ce l'ho specifico così. Non fa parte della mia memoria, non ti posso dire. Che cosa preferisci? Champagne o vodka? Champagne, Caviale o salmone? caviale, Parmigiana di melanzane o mortadella? a parmigiana di melanzane. Caffè o cappuccino? Dipende dal tempo del giorno. La mattina prendo il cappuccino, pomeriggio voglio un caffè. Plum cake o cassata? Siciliana. Cassata.
Quindi qui viene fuori il tuo spirito mediterraneo. Uno spirito mediterraneo che sta dentro un cuore polacco. Ma sai, i polacchi, cioè in fondo stiamo a Mirandola, non lontano da Reggio Emilia. L'inno nazionale polacco era composto a Reggio Emilia. Ah, davvero? Sì, e difatti c'è stato un centenario recente, è stato celebrato a Reggio Emilia, Ah, perché c'era un musicista polacco, un compositore, che era profugo a Reggio Emilia. quindi in qualche modo l'intreccio tra i polacchi e l'Italia è molto frequente. Sì, beh, difatti questo inno nazionale parla dell'armata polacca che va dalla terra italiana in patria. E me lo potresti cantare l'inizio dell'inno? No, Perché no? perché non so cantare giusto. Sei stonato? Sì, Ti dispiace? mi dispiace profondamente. Però sei umanamente intonato, ti assicuro. Grazie, Joseph. Benissimo.